Allora, intanto grazie, Roberto, è sempre un piacere poter stare insieme, anche se in questo momento virtualmente, e poter parlare come fossimo, esattamente come fossimo tra noi a casa, condividendo però questa chiacchierata in pubblico, un argomento che ci è capitato più volte di sfiorare privatamente o di indagare nelle nostre chiacchierate. Innanzitutto, la prima considerazione che vorrei fare riguarda, allacciandomi alla tua domanda barra provocazione, che effettivamente l'uso del termine archetipo ha finito per essere necessario nel processo di razionalizzazione del mondo magico, perché altrimenti la teoria della magia o le teorie della magia che stavano in piedi nel Rinascimento, dopo l'Illuminismo, avrebbero rischiato di finire spazzate via e la magia avrebbe perso il suo significato. Grazie ad alcuni autori, Aleister Crowley è un esempio, e grazie alla psicoanalisi, Jung, nozioni come inconscio collettivo che tu stesso hai citato, o archetipo, consentono una razionalizzazione della terminologia del mondo magico e quindi in un certo senso ne garantiscono la sopravvivenza, no? È possibile quindi continuare ad avere a dare un certo credito alle teorie magiche dell'universo proprio perché abbiamo assistito a una razionalizzazione. Allora, la parola archetipo come carattere primo, letteralmente, è una parola su cui Jung torna più volte nel corso della sua riflessione della sua vita e che noi se trattiamo in questo modo, cioè alla lettera, troviamo che sia una parola che neutralizza, uso apposta questo termine, neutralizza il rischio di credere o pensare che delle intelligenze o delle entità disincarnate, ma che si muovono intorno alla nostra sfera di coscienza collettiva, siano in grado di interferire con essa in determinati momenti dello sviluppo storico. E questo fa parte del processo di razionalizzazione. Eppure, proprio le ultime definizioni di archetipi fornite da Jung parlano di autonomia, indipendenza e addirittura volontà propria degli archetipi. In pratica ha sostituito la parola dei del mondo antico con la parola archetipi al fine della sua vita, quando ha portato al massimo della profondità e a compimento la sua riflessione. Perciò cominciamo con una prima considerazione. Quello che abbiamo buttato fuori dalla porta più o meno a calci rientra dalla finestra, perché ovviamente pensare che l'archetipo venga definito da Jung come dotato di una sua volontà propria, autonomo e indipendente rispetto alla coscienza collettiva, beh, vuol dire sostanzialmente ammettere questo, cioè che siamo di fronte a delle energie, se vogliamo chiamarle così, che sono dotate di intelligenze di volontà e quindi che possono agire e interagire con la nostra sfera di coscienza. Chiaramente nel momento in cui trattiamo questo argomento, noi dobbiamo chiederci, ma il tema apocalittico è sempre esistito o appare in determinati contesti culturali, in un momento più o meno identificabile della storia dello sviluppo della coscienza spirituale? E qui credo che ci sia già una primissima considerazione interessante, perché la paura verso la fine delle cose e quindi l'angoscia verso la mortalità, che non riguarda solo la propria morte o quella delle persone che ti stanno a cuore, è la mortalità di tutto ciò che esiste, a partire dagli oggetti fino ai fenomeni della natura. Questo è stato uno dei temi fondamentali su cui è stata costruita l'intera vicenda della spiritualità umana a qualunque livello. Ma effettivamente è solo quando le società antiche sono così sufficientemente strutturate e ormai avviate con istituzioni, comunità, politiche, eserciti, guerre, strutture, è solo a quel momento che la paura per la finitudine delle cose
si fa universale e non riguarda solo la morte del singolo, la morte della comunità, riguarda il cosmo stesso. Se tutto ciò che esiste muore, è possibile pensare che muoia anche l'universo a un certo punto, che muoia il tempo, cioè che finisca tutto. E allora lì cominciamo a vedere in India in un modo, per esempio, da noi in un altro, perché sono schemi temporali diversi, semplicemente l'India ha uno schema circolare, quindi l'universo è da sempre nato, sviluppatosi, riassorbitosi, notte, nato, sviluppatosi, riassorbitosi, notte, e questo cerchio è eterno. Da noi invece abbiamo una linea temporale, da noi intendo dire soprattutto l'orizzonte giudaico-cristiano, ha una genesi e ha un'apocalisse, cioè ha un inizio in cui Dio plasma cosmologicamente quella che per noi è la realtà e ha una fine che, quando diciamo Apocalisse, noi pensiamo a chi? Quale Apocalisse? Pensiamo a Giovanni, pensiamo al libro della Rivelazione che sta al fondo del Vangelo di Giovanni. Ma non dimentichiamo che di Apocalissi è pieno. La letteratura apocalittica che inizia a fiorire nei primissimi secoli avanti Cristo e andrà avanti fino al terzo, quarto secolo, quinto secolo d.C., è un'intera letteratura, con sfaccettature anche molto diverse, ma accomunata, questa letteratura, dall'idea della fine dei tempi. Se prendiamo però la parola di per sé, apo in greco significa giù oppure via, e calypsis è il velo o la copertura. Calupto in verità è il velo o la copertura. Quindi apocalipsis letteralmente è il gesto di togliere il velo. Ecco svelamento, o come è stato poi anche chiamato rivelazione. Ora, la cosa secondo me, la prima riflessione, diciamo, interessante da porci è effettivamente la percezione collettiva o quasi collettiva che prima o poi vi sia una resa dei conti tale da provocare un definitivo cambiamento dello stato di cose, delle leggi, dell'universo e della sua natura. È qualcosa verso cui rischiamo di andare o forse un'interpretazione più acuta, come quella che ci fornirà Alistair Crowley, potrebbe immaginare che ciascuna cultura nel suo nascere presagisce la propria fine. Nel momento in cui albeggia e si tratteggiano le caratteristiche di una determinata cultura spirituale, supponiamo il cristianesimo, automaticamente la fine del cristianesimo viene richiamata dalla sua nascita. Un po' come noi, nel momento in cui veniamo al mondo e viene tagliato il nostro cordone ombelicale, si inverte la clessidra e non sappiamo quando, non sappiamo come, ma sappiamo che sicuramente dovremo morire. Quindi forse molte delle apocalissi che hanno rappresentato la letteratura medio orientale e occidentale di quel periodo sono in grado di presagire la fine del loro tempo, non solo di tutti i tempi. E questo è un punto su cui Crowley insiste per parlare del cambio di eone. Quando un'era finisce e si avvia una nuova era, di solito cambia la formula spirituale che governa quel periodo. E chi decide queste formule? Qui torniamo al punto iniziale. Chi trasmette la legge di un nuovo tempo? Sicuramente sono tutte d'accordo le dottrine spirituali, qualche forma di intelligenza ben superiore all'essere umano, non dotata di corporeità, e che probabilmente è alla sorgente, cioè alla base di questo grande sistema di coscienza collettiva. Ma io sono persuaso che ci sia una sorta di logica dietro lo sviluppo della storia. Ogni dottrina ha sostenuto quest'idea. Abbiamo dottrine che parlano di capi segreti, maestri invisibili e che parlano di entità che a un certo punto scelgono
delle persone per veicolare determinati messaggi, scoperte, contenuti che impattano sulla sfera di quelle comunità o di coloro che si imbattono in quel messaggio, cominciando a modificare, a cambiare la frequenza della coscienza collettiva. Il caso di John Dee è piuttosto eclatante, perché si colloca in una, per chi non lo sapesse, poi potete andarlo a cercare, John Dee è stato l'astronomo di corte della regina Elisabetta I d'Inghilterra e insieme al medium Edward Kelly nel corso del tempo, attraverso una serie di invocazioni angeliche, ha canalizzato, permettetemi di usare una parolaccia, ha scaricato dall'astrale il sistema enochiano, il linguaggio enochiano e anche i famosi 30 Etir, di cui poi magari diremo qualcosa parlando di Crowley in ottica apocalittica. Eh, Quello è un momento storico in cui il mondo europeo cambia radicalmente perché il rapporto con la scienza medievale cambia e da lì in avanti Galileo, Newton, prima ancora Copernico, abbiamo tutta quella rivoluzione tecnica che comincia a preannunciare un cambio di paradigma nell'interpretazione della realtà. Io sono anche convinto, come sostengono molte dottrine, che interpretare la realtà significhi costruirla, significhi crearla, significhi fondarla. Non è semplicemente che noi leggiamo dei dati di cose che semplicemente esistono. Non è molto chiaro dove sia il confine tra la percezione di qualcosa da parte di una coscienza e il fondarsi di quel qualcosa in quel modo, il suo apparire o sembrare, se non vogliamo dire essere. E quindi chiaramente sono convinto che i momenti salienti della storia abbiano a che fare con questo graduale progresso. Poi possiamo discutere se questo sia un progresso vero o che tipo di progresso sia. Tenderei a distinguere la parola progresso dalla parola evoluzione. Per esempio, la parola evoluzione chiaramente implica quello sviluppo anche dell'interiorità, della coscienza dei soggetti. Il progresso può essere anche solo tecnico, di tecne, oggi diremmo tecnologico, e non è affatto detto che corrisponda a una evoluzione. Potrebbe anche innescare una involuzione della coscienza. Su questo questo rischio oggi lo stiamo intravedendo, è qualcosa di cui si parla, no? Il QI medio dell'umanità che per la prima volta è sceso anziché salire o confermarsi ai suoi livelli, e allora alcune ipotesi sul fatto che la tecnologia ci instupidisca anziché aiutarci a evolvere, appunto. Però sono convinto che le intelligenze, di due cose soprattutto sono convinto, che le intelligenze in questione che indossano il genere umano per mettere in scena la storia siano, non abbiano la certezza che l'essere umano, così come esiste da, se crediamo alla storiella dell'Homo sapiens, da 200.000 anni a questa parte, che non sia per forza l'ente definitivo e adatto a compiere o portare avanti determinati messaggi, che sia una stazione di transito. L'essere umano, l'umanità come tentativo, come prodotto, che potrà essere eventualmente abbandonato qualora gli scopi che queste intelligenze perseguono, scopi di cui non possiamo sapere nulla, non trovassero nel genere umano gli strumenti adatti. E quindi potremmo essere abbandonati noi a un certo punto, la storia potrebbe cancellarci se salterà fuori qualcosa di più adatto a portare avanti lo schema, a portare avanti il programma, come l'hai chiamato tu, Roberto. Di un'altra cosa sono convinto, che non vi sia una unica entità che prende decisioni, ma che vi siano delle tensioni, delle forze in conflitto, o una dialettica o proprio degli scontri
di cui vediamo il riverbero sul nostro piano di esistenza, dove spesso anche le stesse élite oppure i grandi gruppi che muovono i flussi economici, i flussi di armi e tutto ciò che poi finisce per avere un ruolo fondamentale nel delineare la storia, nel tracciato della storia, non siano affatto tutti d'accordo, tutti concordi sulle stesse cose e siano a loro volta pedine, non solo burattinai, ma a loro volta burattini, magari di forze o intelligenze che tra loro portano avanti progetti diversi e che quindi potrebbero desiderare il prevalere di uni o su altri. E questa è molto suggestiva come ipotesi, rimanendo in questo luogo dell'immaginazione, no? Sì. Anzi, ti ringrazio. Questo fa parte un po' del mio lavoro degli ultimi tempi di cercare di mettere i puntini sulle i e un po' di ordine anche filosofico, direi, nel grande circo in cui ci troviamo, dove molto spesso questi argomenti vengono, se va bene, mal compresi oppure del tutto brutalizzati e stravolti. E quindi un po' di impegno, sebbene con fatica, nel chiarire, reputo che sia di grande aiuto, almeno per chi ha a cuore questi livelli di profondità. Quindi sì, sì, da fine gennaio, dal 29, partirà questo corso su Magic con libreria Retusa interamente online e quindi chi è interessato mi può contattare sui miei canali social, tanto trovate tutto, il mio canale YouTube, come preferite. Tornando invece a questo grande tema della prefigurazione dell'eschaton, che in greco significa ultimo, no? Quindi l'escatologia ci parla della fine, perché, come dicevamo prima, la fine è prefigurata nell'inizio. Quindi questo arco che collega la nascita alla morte è qualcosa di biologico addirittura. Però il fatto che molte culture siano riuscite ad avere una prefigurazione della fine attraverso alcuni personaggi che in visione e in auscultazione hanno ricevuto queste informazioni, ci deve far chiedere innanzitutto una cosa. C'è qualcosa quindi di già scritto? C'è qualcosa quindi di già predeterminato e di conseguenza non mutabile, su cui non abbiamo intervento e che dovrà svolgersi esattamente così? Questa è sicuramente una grande domanda a cui è difficile pensare di dare una risposta netta. Possiamo avere degli indizi che raccogliamo, per esempio a proposito di questa interessante dottrina degli Etir, dirò adesso qualcosa per chiarire al pubblico che ci segue e che magari non ha mai sentito nominare questa parola, vi dirò tra breve di che cosa stiamo parlando. Vi è un po' alla base di questa dottrina anche l'idea che il tempo non sia ad altri livelli non terreni, il tempo non sia una sequenza di passato, presente e futuro come siamo abituati a viverlo noi, che vi sia una contemporaneità in cui ciò che è accaduto continua ad accadere e in cui ciò che deve ancora accadere è già presente o è già accaduto. Queste sono intuizioni che alcuni hanno avuto. Salustio definiva i miti, a proposito delle divinità nei miti, li definiva come, riferendosi ai miti, diceva: queste cose non accaddero mai, ma sono sempre, distinguendo quindi un piano dell'esistenza in cui le cose accadono e un piano dell'essere in cui le cose sono, cioè erano, sono e saranno. E una delle più antiche definizioni della divinità con cui egli presenta se stesso nell'Antico Testamento è, che di solito viene tradotta come io sono ciò che sono, o io sono colui che è proprio quell'idea di collegamento tra ciò che era in origine e ciò che sarà alla fine, come se si trattasse di un tutt'uno, una sfera di contemporaneità. Se ammettiamo l'esistenza di uno svolgersi del tempo che non sia come quello che percepiamo da incarnati sulla Terra, cioè che non sia una sequenza di attimi, allora noi possiamo anche pensare che dei flussi di informazioni siano effettivamente captabili e che alcune parti di ciò che qui nella impressione dell'uomo non è ancora accaduto, ma da qualche parte
è già accaduto o sta già accadendo o accade eternamente, siano queste parti craccabili da alcuni individui. Chi? I profeti. Coloro, cioè, che per una serie di ragioni che magari riguardano la scelta di quelle intelligenze, che dicevamo prima, hanno in dote la visione e la auscultazione. E il libro che tu citavi, di Aleister Crowley, intitolato La visione e la voce, Liber 418, è un testo che in italiano uscirà adesso, cioè voi ve lo potreste già procurare con una curatela fenomenale, una traduzione accuratissima per la casa editrice Casa 418. Non fatevi scappare questa gemma, perché quel libro è la nuova Apocalisse in un certo senso. E qui torniamo un attimo al discorso di prima. Se una Apocalisse rappresenta e contiene al suo interno una prefigurazione della fine dei tempi, ma quei tempi possono essere magari l'inizio di qualche altro tempo, secondo la dottrina degli eoni che si succedono l'uno con l'altro, allora anche l'avvio del nuovo eone, che secondo Crowley è l'eone di Horus, caratterizzato dall'espressione della volontà individuale come sua legge, eccetera, eccetera, anche questo nuovo eone di Horus, che per Crowley è iniziato con la rivelazione al Cairo 1904 del libro della legge, avrà una prefigurazione della sua fine. Le formule contenute nel Liber 418 sono molto articolate, complesse, le visioni sono incredibilmente sofisticate, intrise di linguaggio cabalistico, ma poggiano sulla logica dei 30 etir. E qui devo dire qualcosa a Roberto, perché non posso dare per scontato che le persone che ci ascoltano sappiano di che cosa stiamo parlando. Sei d'accordo? Sì, assolutamente, assolutamente. Allora, la parola etir è quella che noi dal greco traduciamo in italiano con etere. Etere, ricorderete che per lungo tempo etere è stata anche una nozione dentro la fisica, che è stata abbandonata solo un centinaio di anni fa. E questa nozione anticamente rappresentava, diciamo, dei livelli aerei, cioè sottili, di coscienza. Perché l'intera realtà, o quello che noi chiamiamo realtà, è permeata da questa energia che può essere o un veicolo della coscienza o la sostanza di cui si compone la coscienza. Sono due alternative molto interessanti. Questi etir sono stati classificati nel sistema magico enochiano in un numero di 30 in totale, eh, visti o canalizzati da John Dee e da Edward Kelly nel 1500. Passare dal più basso, che si chiama Tex, al più alto, che si chiama Lil, attraverso questi veli, altra parola chiave in termini nella logica apocalittica, significa, partendo dal più basso, avere a che fare con dei governatori, che sono gli angeli che dominano e che governano ogni etir, cioè ogni livello. Questo viaggio è un viaggio verso il trascendente. I 30 veli sono un cammino spirituale che è come l'attraversamento di 30 regni governati da angeli che rappresentano dei livelli di coscienza, ma sono esplorabili alla luce di determinate tecniche magiche e soprattutto se il mago riesce ad avere accesso a quel livello. Possiamo dire che è un percorso di iniziazione, possiamo dire che è un percorso di liberazione, possiamo dire che i veli cadono uno dietro l'altro, illuminando delle porzioni della vita individuale, collettiva, fino a quell'illuminazione sulle cose del mondo, che è forse il più alto grado di saggezza, fino all'ultimo velo è l'io, l'ego, che si cancella o svanisce. E questi 30 livelli sono accessibili nel sistema enochiano attraverso delle tecniche di veggenza. Per riuscire a raggiungere il livello successivo devo avere una comunicazione con l'angelo. E questo è quello che Crowley ha fatto nel suo tempo e da cui deriva questo libro chiamato Liber 418, la visione e la voce, dove descrive la abolizione, la cancellazione, la fine del vecchio eone,
l'annuncio con la formula dell'iniziazione del nuovo eone del bambino coronato, quindi l'eone di Horus, come viene anche chiamato, e attraverso un'esplorazione che include le nozze alchemiche che portano a quella grande iniziazione individuale che Crowley chiama conoscenza e conversazione con il santo angelo custode, quindi con l'entità di riferimento che rappresenta il fondamento ontologico della tua esistenza, cioè il motivo per cui tu sei proprio tu. Passando attraverso quella chiave si giunge alla vera nascita del maestro del tempio. Una delle caratteristiche del nuovo eone, secondo Crowley, rispetto al vecchio, è che a noi è data la possibilità di varcare l'abisso. Nell'albero della vita l'abisso è proprio quel solco, quella frattura che separa il triangolo superno, cioè il divino, da tutto il resto dell'albero. Non era accessibile, lo diventa a un certo punto. Questo è un tratto caratteristico dell'iniziazione del nuovo tempo. Ma in quel libro è inclusa anche una prefigurazione della fine del leone del bambino, della fine del leone di Horus, perché la ruota continuerà a girare e quindi verrà un tempo, la stessa prefigurazione la troviamo in alcuni versi del libro delle leggi, in cui anche questo eone finirà e ne sorgerà un altro con una nuova formula che porterà avanti il progetto. Ripeto, progetto sul cui fini possiamo dire ben poco. Però questo dei 30 etir è come dire i 30 veli, quindi è un tema cabalistico. Ora, chi sono quei governatori? Chi sono questi angeli che fanno da guardia, diciamo così, per ciascuno di questi livelli e consentono o di entrare o no, non consentono di entrare? È chiaro che questo debba avere a che fare, è apparso un attimo, ho visto in uno dei commenti, ha a che fare con una nuova forma di coscienza. Certo, possiamo dire che l'umanità, attraverso questi individui selezionati nel corso della storia, col ruolo di profeti o di grandi geni della storia o di grandi scopritori, possiamo dire che l'umanità si è impegnata a fare un download di coscienza continuo e questo altera il nostro livello, secondo un piano di cui non abbiamo comprensione, però di cui vediamo gli effetti. Perciò non possiamo neanche limitarci a dire che una guerra mondiale sia solo un evento tragico, sbagliato, orribile e che non dovrebbe mai più ripetersi nella storia, se serve invece a consentire un nuovo passaggio. E qui il futurismo che hai citato tu, Roberto, no? L'igiene fatta, no? Della storia da parte delle guerre, no? Conservando intatta l'orribile tragedia di ogni guerra, per carità, non è un'esaltazione della tragedia. È solo per dire che nemmeno gli eventi che percepiamo come totalmente negativi possono essere limitati a una visione negativa. Cosa ci insegna Giovanni nell'Apocalisse? Che tutte le cose spaventose e terribili che accadono annunciano un cambiamento e quindi piantano un nuovo seme, promuovono una nuova nascita. Certo. Noi dobbiamo abituarci ad avere una lettura stratificata degli eventi reali. Noi non possiamo continuare a leggere la realtà come se fosse solo un pasticcio, di eventi che si susseguono, confliggono e poi il mondo spirituale sia un'altra cosa. Se ci alleniamo ad avere uno sguardo esoterico sugli eventi, o uno sguardo simbolico sugli eventi, noi stratifichiamo la realtà e quindi ci facciamo del bene in termini di coscienza, no? Perché ci aiuta ad avere un'ampiezza, una profondità di visione che non è usuale, non è la solita in cui siamo un po' catturati, diciamo, in questa maia, no? A proposito di veli. Allora, è molto interessante questa storia perché si può dire che tutto sia partito da lì, cioè il popolo di Israele, la loro storia, le vicende simboliche e non solo storiche a cui siamo abituati dalla lettura dell'Antico Testamento, che viene integrato nel cristianesimo come sua base, dal Talmud e da molti altri testi. E ovviamente tu hai chiamato questo incontro Road to Megiddo, no? Da Ar, il monte Mageddon. Questa parola Armageddon viene di solito associata all'Apocalisse.
cioè è come di nuovo la grande battaglia della resa dei conti, no? In una versione ebraica antecedente. La stessa parola Megiddo è molto interessante perché si è dibattuto sulla traduzione di Megiddo. E la traduzione che va per, la parola significa adunata, la chiamata, la adunata, anche questo è un concetto interessantissimo da un punto di vista simbolico ed esoterico, ma era riferita specificatamente all'adunata o all'assemblea, diciamo così, ma l'adunata è la parola che useremmo correttamente anche in italiano, degli eserciti, delle truppe. E c'è stata una città che si chiamava così, che è stata teatro di grandi battaglie importanti e che simboleggia proprio poi quella battaglia finale apocalittica del Armageddon, cioè del monte di Megiddo. Ancora oggi, a millenni di distanza, nulla è più divisivo e attrattivo, magnetico e profondo nelle coscienze collettive quanto il conflitto sempre attivo, a volte come brace, a volte come esplosioni, in quell'area del mondo. Quindi quello che succede lì, e quando succedono delle cose lì, le nostre attenzioni devono andare lì, perché quello è un centro nevralgico, vogliamo dire archetipale, oppure vogliamo chiamare in causa di nuovo le intelligenze e i loro misteriosi scopi, i loro misteriosi piani, ma è un centro nevralgico di sviluppo della storia. E questo non riguarda più solo la coscienza dell'occidentale o la coscienza del medio orientale, questa è ormai e da tempo una faccenda globale. Quindi un semplice cambio di lettera, in questo caso, che fa passare dalla lettera Ain, che significa occhio, alla lettera Aleph, che significa bue, ma rappresenta la prima lettera, può essere, come paradigma simbolico, può essere il passaggio da l'occhio. Che cosa rappresenta l'occhio? La sorveglianza. L'occhio è la vigilanza, l'occhio è il controllo. A Aleph, il nuovo inizio. Il nuovo inizio. Forse qualcuno a certi livelli sa o sta decidendo che l'epoca in cui stiamo vivendo noi sia un'epoca in cui un velo deve cadere. E il fatto che un velo debba cadere può significare qualcosa anche di drammatico in certi momenti della storia, qualcosa anche di pericoloso. Nessun cambiamento epocale è innocuo. Quasi tutta la storia nei suoi snodi fondamentali è scritta nel sangue e col sangue. E c'è un motivo. E questo anche il tema, grande tema del sacrificio ha a che fare con questo elemento archetipale. E se parlo di Messia, se parlo di cultura ebraica, non posso non chiamare in causa il sacrificio. Da cui il cristianesimo cercò di distanziarsi, tipizzando il sacrificio a livello archetipale ad un altro livello, portandolo cioè al sacrificio di Dio che si offre all'uomo, anziché l'uomo che viene offerto a Dio o altri animali che vengono offerti a Dio, e attraverso un processo che tutti conosciamo benissimo, che culmina poi con la passione, poi con la resurrezione, poi con la trasfigurazione. Molto spesso si dimentica che il finale è questa ascensione, questo ritorno al Padre attraverso una trasfigurazione, no? Quindi attraverso una resa di tipo trasparente della carne stessa, una sorta di spiritualizzazione. Al contrario, se questa è stata la vena del cristianesimo, dobbiamo dire che in altri luoghi dove si gioca questa battaglia tra il più antico monoteismo e il più moderno monoteismo, se vogliamo dire l'ebraismo come immagine del monoteos un po' più, diciamo, un po' più delle origini, e l'Islam come ultimo in ordine di tempo, in ordine cronologico, monoteismo. Questa battaglia tra l'inizio e la fine, ancora una volta, anche se all'interno dello stesso contesto religioso, perché sempre di monoteismo parliamo. È qualcosa da cui non usciremo presto, qualcosa che probabilmente porterà con sé, come sta succedendo terribilmente in questi ultimi anni, nuovo sangue e nuovo dolore, naturalmente. E, però sì, io credo che
anche se il cambiamento non fosse stato, della lettera mi riferisco, se il cambiamento non fosse stato accompagnato da una coscienza di un certo tipo, ma io resto convinto che lo sia, cioè che non sia semplicemente una scelta così a sorteggio, dobbiamo abituarci a leggere simbolicamente la realtà. Dobbiamo imparare a vedere nella storia lo svolgersi, come in un teatro, di un piano maggiore, di qualcosa di più grande. Questo aiuterà sempre la nostra coscienza ad aderire a schemi di ordine di grandezza maggiore, quindi acquisire ampiezza e profondità di veduta. Io vorrei fare una considerazione anche alla luce delle parole di Pierri e di Roberto e anche della domanda di Chiara, se non ricordo male, Chiara, Ehm, perché è molto interessante questo tema di collegamento tra l'ebraismo come origine del monoteismo e l'Islam come sua ultima componente. Jung chiamava l'ebraismo un monoteismo tribale e nel considerare la tribù o le tribù di Israele, noi dobbiamo sempre tenere presente un fattore che distingue costoro dal resto. Non è tanto o solo il fatto di dichiararsi gli eletti e quindi i prescelti da Dio come comunità, come popolo, ma è quello di una religione che non è solo una religione, è qualcosa che si passa col sangue. Quindi l'effetto clan, nel momento in cui ho un passaggio col sangue di quella condizione che non è solo un'etnia, ma è una condizione del scelto da Dio, genera un attrito con tutti quelli che, secondo loro, non sono scelti da Dio perché non hanno quel sangue. Non dimentichiamo che ci troviamo di fronte per la prima volta con quel Dio che chiama se stesso con un nome di 4 lettere, IHVH, Yod-Eloheh, che poi possiamo pronunciare variamente, Yahweh o Yehovah. Non dimentichiamo che quello è il primo Dio che promette protezione in cambio di favori. E i favori sono determinati sacrifici. A lui piace particolarmente l'odore del grasso e della carne bruciati. E noi dobbiamo pensare chi è che offre protezione in cambio di favori. La logica che è alla base di questo processo, in fondo noi italiani la conosciamo bene questa logica. Noi sappiamo chi sono i boss che offrono protezione in cambio di favori. Ma questo appunto comincia già molto tempo fa e comincia con quella etnia e religione e continua a essere la grande vena, diciamo così, che costituisce la benedizione e la maledizione contemporaneamente di quel popolo. Perché credo che la guerra tra bene e male non sia in realtà una guerra tra bene e male? Perché bene e male sono concetti che abbiamo noi. E poi perché uno dei due alberi, e non quello della vita, ma l'altro, quello della conoscenza, si chiama già della conoscenza del bene e del male. Quindi la divisione tra bene e male è all'interno dell'albero clifotico. L'albero della vita sembra offrire qualcos'altro. Parliamo quindi semmai di uno scontro tra due tensioni o tra due forze. Riusciremo a vedere la fine? Io credo che la fine sia sotto i nostri occhi costantemente. Io credo che noi assistiamo, partecipiamo, prendiamo parte alla fine. Se invece ci immaginiamo la fine come l'esplosione del pianeta, beh, questo non saremo noi a vederlo. Ma se la fine è quel processo di sgretolamento graduale di grandi strutture, che è qualcosa che può accadere con le infiltrazioni dell'acqua nella roccia, certo che arriva un momento in cui dopo millenni, migliaia di millenni o milioni di anni, tutta quell'acqua che è passata dentro la roccia, boom, a un certo punto provoca un singolo crollo. E se tu passi in quel momento sotto quella pietra che si stacca, che magari ha impiegato 1 milione di anni a staccarsi, ma si stacca in quel momento, beh, se ti trovi lì, ti becchi la pietra. Ma ha impiegato 1 milione di anni a raggiungere quel momento. Adesso ho fatto l'esempio delle infiltrazioni dell'acqua nella pietra, ma è un esempio efficace per capire che le strutture possono avere un momento in cui crollano, ma è tutto un processo. Quindi vi sono degli snodi fondamentali in cui appare la visione del crollo, ma è tutto un processo. Se la fine, secondo Chiara, è riferita non tanto alla fine di tutti i tempi, la fine dell'umanità, ma è la fine di un sistema di cose, per esempio, beh, non escludo
che noi magari ci troveremo nei pressi della pietra nel momento in cui si stacca, perché, come diceva Pierri, c'è la sensazione di sospensione, no? Di qualcosa che sta per accadere, un po' l'occhio nel ciclone, l'occhio del ciclone è il momento in cui tutto è fermo, ma solo perché in quel momento tutto è fermo. E qui Chiaramente parliamo di inizio, di fine, chiudo solo un attimo, parliamo di inizio, di fine, ma io credo che queste dinamiche siano interamente all'interno della psiche umana e della psiche collettiva e di questi altri livelli della coscienza che vengono eterodiretti da intelligenze di cui noi siamo probabilmente terminali, ultimi veicoli o strumenti, eccetera. Difatti è ah, apparso adesso un commento, ho visto, che diceva, ha detto quello che stavo dicendo praticamente. sì. Allora, no, dice, vorrei chiedere a Claudio se l'uomo co-creatore ha spazio nella descrizione che ha fatto, Claudio, nello sviluppo degli eventi nella storia. Sì, io credo, probabilmente non l'ho reso chiaro, però credo che abbia spazio, credo che l'uomo sia propriamente attivo e autore in tutto questo sviluppo degli eventi della storia, ma che i margini di libertà non siano totali. Mi viene in mente la metafora della nave da crociera. Su una nave da crociera hai molte opzioni e sei libero di fare centinaia di cose. C'è il buffet, ci sono i ristoranti, ci sono i piano bar, il cinema, il casinò, c'è la tua stanzetta, c'è il ponte, puoi fare un sacco di cose, ma la rotta della nave è quella. Poi c'è Gius Parsifal che dice, ma infatti è evidente dalla T che Adamo ed Eva vengono cacciati Antico per non... Testamento, Sì, Antico sì, Testamento. che Adamo ed Eva vengono cacciati per non accedere all'albero della vita, e quella la preoccupazione massima. È stata quella, certo, tant'è che adesso devo parafrasare perché poi non è che uno il testo lo possa maneggiare così bene a memoria, poi c'è il problema traduzioni, però parafrasando dice Elohim, che all'epoca ancora non è Yahweh, è Elohim, quindi ha questo nome singolare maschile con una desinenza, scusate, singolare femminile con una desinenza plurale maschile, quindi sia maschio che femmina che uno che molti. Dice, è un bene che essi, Adamo ed Eva, non abbiano mangiato dall'albero della vita, altrimenti sarebbero diventati come uno di noi. Come dire che nell'albero della vita, il cui accesso era libero, vi era il frutto per identificarsi col divino. E una volta cacciati, vengono messi i cherubini e una spada fiammeggiante che ruota intorno all'albero della vita. Ho letto ipotesi suggestive su questo. Ancora una volta qualcuno fa la guardia. Non vuol dire che è inaccessibile, vuol dire che per craccarlo ci vuole tempo, magari. Però gli stessi che fanno la guardia per tenerti fuori potrebbero essere quelli che decidono di farti entrare. Sono d'accordissimo con te. Questo dovrebbe essere il lavoro magico della contemporaneità. Forse in tempi molto antichi un contatto o una visione con le entità preposte a custodirci era meno complicato. Oggi invece è molto più complicato e quindi tocca impegnarsi. Ma che vi siano entità che fanno da custodi, per usare l'espressione angelo custode, santo angelo custode, l'espressione crolliana, questo è un concetto universale, largamente vissuto, descritto e raccontato dai saggi di ogni luogo e di ogni epoca. Di quella protezione che in ebraico si usa il termine magen, che significa scudo, è la stessa parola che troviamo per indicare la stella a 6 punte, l'esagramma, Magen David, lo scudo di Davide, che in magia è chiamato sigillo di Salomone. L'idea è quella della protezione. Ma da Pseudo Dionigi l'Areopagita, riferimenti nell'Antico Testamento, abbiamo tutta nella storia dell'angelologia, abbiamo tutta una serie di prove
non solo indizi, ma di prove che queste persone portano riguardo il contatto con queste entità. E che oggi noi ci si trovi a raccontare il mondo e quindi ci si trovi, diciamo, con dei condizionamenti inconsci profondi, che sono dettati dal racconto che la scienza e la fisica fanno dell'universo. Questo è il problema della desertificazione spirituale o della sua riduzione a folklore, a magia da Harry Potter, da racconto. E questo rende più difficile il lavoro serio, no? Perché richiede un impegno maggiore. Crowley ha tentato in Magic di portare un metodo. Non è l'unico, non è detto che sia valido per chiunque, ma lui ha dato il suo contributo. È bene che chi si impegna e si accosti a questi argomenti tenga sempre presente questo aspetto del rapporto con le entità che custodiscono. E custodire non vuol dire proteggere nel senso ingenuo in cui siamo stati abituati al racconto dell'angioletto che è salva il bambino dalla caduta dal precipizio. Stiamo parlando di un altro livello, è la custodia di quella matrice della coscienza che attraversa i mondi, che attraversa le morti e le nascite, e quindi che è qualcosa che si colloca ben al di là della sfera psichica in cui siamo intrappolati nello spazio-tempo in cui siamo incarnati. Io spero di essermi spiegato. Questo risponde anche a una delle domande che nei commenti mi appare, sono passato sui commenti, esattamente questa: perché i guardiani dovrebbero decidere di far entrare chi hanno voluto lasciare fuori? Proprio perché non si merita di entrare, e questo vale per pressoché chiunque, tranne per chi merita di entrare, e questo vale per assolutamente pochi. Bene Claudio, non so se vuoi rispondere ad altre domande tipo Naur che dice di Gesù che Ma parla quando del Gesù parla del Padre, si riferisce allo stesso Padre a cui piace l'odore del grasso bruciato, è un altro, io spero sia un altro, Nur speri che sia un altro, lo spero anch'io, ma è un altro, non è la stessa religione, non è lo stesso archetipo, il concetto del Dio del cristianesimo non è più quel Dio vendicativo e che fa favori in cambio, riceve favori in cambio di protezione solo per quelli che lui ha scelto. È cambiato il piano di coscienza e il cristianesimo non è un monoteismo tribale, è il monoteismo compiuto. E poi Giovanni dice, secondo te se il bene e il male hanno la stessa origine, non è stupido illudersi che il bene sia la meta da raggiungere come condizione assoluta? In parte sì, in parte Giovanni hai ragione, nel senso che se il bene e il male li guardiamo con i parametri della morale, dell'etica e quindi di una costruzione a cui siamo abituati, è ovvio che associarli entrambi alla stessa sorgente ci ponga la problematica che esponi come contraddizione. C'è però un altro livello, anche qui, di questo discorso, ed è il motivo per cui ho detto non leggiamo il bene e male come siamo abituati a leggere bene e male, pensiamo a due tensioni opposte in cui potrebbe, e ne abbiamo parlato con Roberto molte volte, in cui potrebbe inserirsi un terzo elemento, magari proprio frutto dell'attrito tra la tensione dei due opposti. Se parlo di albero della vita sefirotico e di albero della conoscenza del bene e del male clifotico, posso avere una rappresentazione che non è così banale o ingenua come quella della polarizzazione tra bene e male, le pecore di qua, le capre di là, la luce di qua, le tenebre di là. Questa visione un po' ingenua non gioca a vantaggio dell'integrazione o della coniunctio oppositorum, che invece è qualcosa in cui credo fortemente per lo sviluppo spirituale. Forse dobbiamo avere termini diversi, ma questi termini fanno comodo perché, sebbene la morale cambi nello spazio e nel tempo, esiste un livello in cui il male è riconoscibile da chiunque come il male e il bene è riconoscibile da chiunque come il bene. Ultima domanda, secondo i testi indù, quanto durerà ancora il Kali Yuga? Ci sono calcoli molto precisi, il totale del Kali Yuga, se non ricordo male, era 400 e qualcosa mila anni e manca ancora molto. Buona Ciao, ciao, grazie a tutti Ciao, quanti. ciao. Grazie a Ciao. tutti. Ciao.